Sembra incredibile, ma le prove archeologiche sembrano ormai dimostrarlo ogni ragionevole dubbio. Prima di addentrarci però in questa nuova e affascinante scoperta, facciamo una breve digressione per capire chi siano stati i popoli del mare e gli Sciardana. Con il termine popolo del mare si intendono una confederazione di predoni marittimi che assaltarono ripetutamente le città costiere del Mediterraneo tra il 1276 e il 1178 a.C. circa, accanendosi in modo particolare sull'Egitto. Il termine Sciardana, invece, è il nome egiziano dato a uno dei popoli del mare che ormai quasi unanimemente è ricollegato alla Sardegna e alla sua civiltà antica, mentre altri studiosi lo vorrebbero legato alla città di Sardi nella Lidia, l'odierna Turchia. Lo stesso rapporto tra la civiltà nuragica e gli Sciardana è ancora oggi una vexata questione, ma non sarà oggetto di questo video, sicuramente però ne riparleremo in futuro. Chiariti questi elementi, quanto andrò a raccontarvi non era una notizia del tutto nuova, ma piuttosto un'ipotesi che prese forma già agli inizi degli anni 90, ma che solo oggi, nel 2022, sembra avere trovato una conferma definitiva. La rivelazione e la conferma sono arrivate recentemente con la visita dell'ambasciatore israeliano in Sardegna. Durante un vertice tenutosi a Villa Devoto con il presidente della regione Sardegna, Christian Solina, e l'ambasciatore Dror Eidar, sono stati annunciati i risultati di nuovi scavi archeologici nell'area del Monte Carmelo, in Alta Galilea, una zona di cui abbiamo già parlato ripetutamente. È emersa una città costruita con elementi architettonici riconducibili a quelli nuragici, che dimostrerebbero la presenza di popolazioni sarde in un periodo tra il XII e l'XI secolo nei territori biblici. Sulle colline del Monte Carmelo e lungo i fianchi della vallata di Wadi Ara, la via di comunicazione tra la piana costiera presso Haifa e la depressione del lago di Tiberiade, si trova una città fatta di strutture molto simili ai nuraghi. Grandi muraglioni spessi e rotondi con stretti corridoi interni e soffitti a volta, torri a igloo, come li avevano definiti gli studiosi israeliani. Inoltre le terracotte trovate dagli archeologi israeliani sono uguali a quelle rinvenute a Nuoro o Sassari, così come le due concezioni per la difesa militare sono del tutto identiche, almeno per il periodo che va dal XIV al XII secolo a.C. I più conservati sono i nuraghi di El Awat, che non a caso in arabo significa muro. Un sito scoperto e valorizzato già agli inizi degli anni 90 grazie alla collaborazione di Giovanni Ugas, docente di archeologia all'Università di Cagliari, e Adam Zertal, suo collega all'Università di Haifa. El Awat è un sito archeologico israeliano situato nella regione dei Menasse, scoperto nel 92 proprio dall'archeologo Zertal e che, secondo alcuni studi, risalirebbe a un periodo compreso fra l'età del bronzo e l'età del ferro. Per vie completamente diverse, senza sapere delle ricerche l'uno dell'altro, i due ricercatori erano giunti alle stesse conclusioni. Quelle strutture erano state realizzate dagli Sciardana. La scoperta di cittadelle fortificate vicino ad Haifa rivela l'estrema penetrazione di quel popolo del mare che servì anche ai faraoni, cioè gli antichi sardi, appunto, avevano costruito in terra di Israele. Zertal parla di rivoluzione copernicana della cultura nuragica. A detta di Ugas invece si tratta di un fenomeno estremamente atipico per quel periodo, destinato a rafforzare l'ipotesi delle origini antichissime e autoctone della civiltà sarda. Dunque gli architetti dei nuraghi non avrebbero copiato da nessuno, la loro cultura si sarebbe invece sviluppata in modo del tutto indipendente sull'isola sin dal Neolitico e l'età del rame nel 6000 a.C., per poi espandersi verso le coste orientali del Mediterraneo. Troviamo esempi di terracotta nuragica in Sicilia, a Creta, lungo il Peloponneso, a Micene e in Anatolia, ma è quello in Israele probabilmente il sito più ricco e meglio preservato. I sardi ci arrivarono sia via mare che a piedi dalla Turchia.
decisero di insediarsi a pochi chilometri dalla costa. Li accompagnava la fama di ottimi guerrieri, gli egiziani li temevano e ammiravano allo stesso tempo e sono stati gli unici ad averci dato delle testimonianze scritte su di loro. I faraoni li avevano impiegati come guardie del corpo, ma erano bravissimi soprattutto nel costruire delle cittadelle fortificate. Un geroglifico ancora oggi conservato al Cairo ci racconta invece che avevano un tipico elmo con 2 corna, soprattutto quando furono i mercenari di Rib Adi, principe di Biblos, e poi servirono tra le truppe scelte del faraone Ramsete II durante la famosa battaglia di Kadesh. Ma in seguito alcuni di loro passarono al nemico e si allearono alla coalizione anti-egiziana che sconfisse Ramsete III. In quello stesso periodo si insediarono per circa 60 anni in terra di Canaan, ovvero in Israele. La domanda è: quanti furono a El Awat, gli Shardana? Pochi, non più di 1 migliaio, rispondono gli archeologi, ma abbastanza per costruire una cittadella difficile da assediare. Il periodo è quello dei giudici raccontato nella Bibbia, della storia di Mosè con la fuga degli ebrei dall'Egitto. Sono convinto che le tribù di Israele si scontrarono con i nuovi arrivati dalla Sardegna, ha affermato Zertal, l'archeologo israeliano. Non è invece chiaro cosa li abbia indotti ad abbandonare il posto. Non ci sono infatti segni né di incendi né di distruzioni causati da battaglie. Non lo sappiamo. È interessante da ultimo osservare che secondo Adam Zertal il capo degli antichi Shardana si chiamasse Sisara o Shishara, generale alle dipendenze del re cananeo Labino, che dopo la disfatta subita a Megiddo venne ucciso a tradimento da una donna chiamata Yael. Il nome Shishara, Sisara o Saisara, dice Zertal, non è semitico, ma evoca radici Shardana. A riprova di ciò, l'archeologo cita reperti nuragici di Creta che menzionano una figura religiosa chiamata appunto Saisara. Chi costruì El Awat doveva essere un megalomane, afferma sempre Zertal, riferendosi alle peculiarità di questo sito, di cui oggi restano solo le rovine. Le sue mura erano spesse dai 5 ai 7 metri, la forma esterna era ondulare, sconosciuta in quella regione. Un'architettura del genere, dice l'archeologo, esisteva allora solo in Sardegna e in Corsica. Ne deduco che fu importata dai combattenti Shardana. Cosa possiamo trarre da questa lezione della storia? Beh, forse ci ripeteremo, ma il dato più interessante è che conosciamo ancora veramente poco, talvolta direi quasi nulla, del nostro passato e che c'è ancora davvero moltissimo da riscoprire. La presenza sarda nell'antica Israele apre a scenari ancora tutti da studiare e che spero sinceramente ci porteranno a scoperte ancora più interessanti. Inoltre la Sardegna, terra troppo spesso dimenticata, ci porta a riscoprire un suo passato glorioso e ricco di così tanti misteri e sfaccettature che possono essere solo immaginate. Dai nuraghi agli Shardana, dagli uomini azzurri delle antiche tradizioni agli ziggurat precedenti a quelli someri, come quello di Monte Accoddi, su cui ritorneremo, su cui faremo un video, per non parlare della leggenda di Cnusa, non la birra ovviamente, che sarebbe stata salvata dalle acque di un immane cataclisma, diluvio, grazie all'intervento divino. Beh, non c'è che dire, c'è ancora veramente tanto da indagare e scoprire.